Patate, assolute protagoniste di questa ricetta, ovvero gli gnocchi di patate. Allora, qui ci sarebbe da fare un antefatto, cominciare a raccontare che le patate, per fare dei favolosi gnocchi di patate ci vogliono le patate vecchie, il che è assolutamente vero, ma mi domando, ma voi queste patate vecchie come fate a trovarle? Perché poi alla fine tutti noi compriamo quello che ci offre il mercato e quindi avere le patate vecchie non è una cosa così facile. Io penso che questa qui era qualche cosa quando nelle case si conservavano le patate, quindi tra l'altro uno dei modi, l'unico modo forse ormai che si riesce a conservare le patate è in frigorifero, perché se si tengono fuori al buio cominciano a tirare fuori quindi è sempre difficoltoso farlo e poi non abbiamo gli spazi forse che c'erano prima. Finito l'antefatto, questa ricetta con qualunque tipo di patata voi possiate usare, che sia rossa, che sia gialla, che sia di un tipo o dell'altra, gli gnocchi verranno sempre bene. Prima cosa, con la buccia si vanno a lessare. Acqua che sta bollendo, ma potete partire anche da acqua fredda, un po' di sale e andate a mettere le patate. Non vi darò il tempo, ma giustamente perché? Perché se voi usate le patate un po' più piccole, un po' più grandi, i tempi cambiano. Qual è l'unico indicatore? Prendete un coltello o una forchetta, entrate, se è sufficientemente cedevole, quindi si entra dentro tranquillamente, le patate sono pronte. Ci vediamo fra un po'. Patate l'ho lessate, ora si sono intiepidite, sono ancora calducce, però si sono intiepidite. Allora si possono schiacciare direttamente con la buccia, oppure se vi resta facile provate a toglierla. Ora io finché riesco a toglierla la tolgo e non c'è bisogno di farlo quando sono ustionanti, ma lo sapete perché? Per fare gli gnocchi non serve la patata calda, anzi la patata deve essere ben raffreddata, altrimenti assorbe troppa farina. Finché è facile lo faccio. Non c'entra niente con le patate, ma una delle cose che mi diverte tantissimo d'estate è provare a sbucciare le pesche proprio tirando via così la pelle, no? Perché rimane perfetta sotto. Soltanto che arriva sempre un punto, ma praticamente mi succede sempre che non viene via la pellicina e là mi viene talmente nervoso che lascio la pellicina e la mangio. Vabbè, schiaccio patate. E via. Allora, ora queste patate le lasciamo completamente raffreddare e poi proseguiamo. Ci vediamo fra, credo, una decina di minuti. Allora, le patate sono totalmente fredde e ora si va ad aggiungere un uovo. Lo rompo subito, così. E comincio a mettere la farina. Non la metto tutta, la metto, diciamo, me la tengo un pochino da parte perché se non dovesse essere necessario non la aggiungo tutta. Parto così e comincio a impastare. Perché non la metto tutta insieme la farina? Allora, qual è la differenza tra più farina e meno farina? Ovviamente che lo gnocco rimane più morbido con meno farina e secondo me questa è una caratteristica apprezzabile. Io invece conosco persone che gli piacciono quando sono un pochino più tosti, quindi ci mettono anche più farina. Per me lo gnocco, per essere buono, deve essere sufficientemente morbido. Sempre tra le varianti apprezzabili e anche intelligenti sono quelle di cuocere le patate a vapore. In questo modo assorbono ancora meno acqua, quindi si riesce a fare ancora uno gnocco utilizzando anche ancora meno farina. L'impasto che deve comunque rimanere morbido, non deve diventare troppo duro. Il fatto che sia leggermente appiccicoso è assolutamente una cosa normale. Mettete comunque sempre un po' di farina sotto. Ma non impastateli troppo, la cosa importante è non impastarli troppo. Metto un po' di farina
Prendo un pezzo dell'impasto e faccio un grosso bisciolone. Più fate i bisciolotti grossi, più verrà grosso lo gnocco. Decidete voi lo spessore come vi piace. Così come dovete decidere se le volete lasciare esattamente così, quindi diciamo con la forma base del taglio, oppure come per esempio mi hanno insegnato di premere il dito sopra, così che creare una sorta di incavo, oppure prendere e passare nel rigagnocchi e così e viene in questo modo, oppure ultima ma non ultima con una semplice forchetta, fare la stessa cosa con una forchetta, vedete? Così. Quindi scegliete voi qual è il modo che vi piace di più per fare i gnocchi. Ora non lo so, mi sa che userò il rigagnocchi, le faccio con rigagnocchi, che è abbastanza banale e semplice, vedete? Non faccio troppa pressione, faccio un pochino così e poi lo faccio passare, in modo tale che si vengano a creare queste leggere righe. Gli gnocchi sono pronti, ora vado a fare un sughettino, ma proprio veloce per mangiarli insieme, perché insomma vedere solamente gli gnocchi fatti dà poco gusto. Pancetta, faccio un sugo pancetta e pomodorini, semplice. Una pancetta buonissima, un pochino d'olio e metto la pancetta e la faccio diventare croccante. Mentre lascio sfrigolare la pancetta vado a tagliare i pomodori. I pomodori ho preso i due colori, creiamo un bel contrasto, un po' gialli e un pochino rossi. Buonissimi, ma veramente buonissimi. Taglio a metà. Vado a scolare la pancetta bella croccante, lascio tutto l'olio dentro. E in quest'olio, misto anche al grasso della pancetta, ci tuffo pomodorini così di schianto. State attenti perché schizzano, Una leggera salatina perché la pancetta è sapida, però un pochino di sale ci sta. E ora si fanno scoppiettare il tempo che ci serve per cuocere gli gnocchi. Acqua che bolle. Saliamo e ci tuffiamo gli gnocchi. Sono gnocchi, devo dire, assolutamente ridicoli, perché non ce n'è uno uguale a quell'altro, qualcuno che è gigantesco, qualcuno è più piccolino, ma io sono veramente così. Quando sono pronti gli gnocchi? Gli gnocchi sono pronti quando arrivano a galla. Vi insegno anche una cosa che provata, testata e veramente funziona benissimo, è quella di scottarli nell'acqua, farli arrivare a galla, prenderli, metterli sopra un panno, farli asciugare un pochino e poi congelarli. Si ritirano fuori dal sacchetto, si cuociono e sono assolutamente perfetti. Perché faccio questa cosa? Perché spesso quando si fa dei gnocchi non è che se ne fa una micro porzioncina, almeno io non ci riesco, ne faccio sempre abbondanti, in questo modo riesco a averceli anche per altre volte. Stanno venendo a galla e vengono a galla anche tutti i difetti. No, guardate, sono veramente un fenomeno, non c'è uno uguale a quell'altro, uno lungo mezzo metro, uno più corto, uno più largo, però lo sapete qual è la cosa importante? È che siano buoni, e questi, credetemi, sono buonissimi. Se poi avete un minimo di precisione in più, e ci vuole poca precisione in più rispetto a quella mia, vi vengono anche favolosi, magari li fate più piccolini, più grandi, come vi pare. Io le faccio in questo modo, ma perché io non lo so come mai, tante volte inizio bene, come le polpette che le faccio magari 10 tutti uguali, no 10 credo non esserci mai arrivato, ma che ne so, le faccio 2, 3 tutti uguali e poi una più grande, una più piccola, sempre in questo modo. Stanno arrivando a galla e quindi le metto nel sughetto. Si fanno insaporire per bene, meravigliosi, ma veramente anche i colori, aggiungo la pancetta. Se volete una spolverata di formaggio, proprio così, un pochino in padella. Poi che si fa? Si mangia.
una spolverata anche sul piatto. Questo più che uno gnocco sembra una mattonella. Ok, la forma sarà quella che sarà, ma è morbido. Io come faccio a farvi capire quanto è morbido questo gnocco? Cioè, è una cosa incredibile. Allora, l'ho detto all'inizio, con la patata vecchia si può usare molta meno farina, si può anche non mettere l'uovo, però credetemi, questa ricetta è perfetta sempre. Guardate, questi sono gli effetti di uno che vuole sempre mangiare senza farci attenzione. Quindi mi sono anche sporcato per questi gnocchi, ma ne è valsa la pena. Alla prossima!